Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Virginia e oggi sono con Stefano Mazzariol. Ciao, buongiorno. Ciao Virginia. Buongiorno. E siamo qui insieme oggi perché facciamo un video un pochino diverso, ovvero vi raccontiamo quello che è stato detto in una delle riunioni che Stefano, conduce tutti i lunedì a partire dalle ore 18 su Clubhouse, che avevamo intitolato Orologi e fregature. In questo video in particolare andremo a raccontarvi delle esperienze che sono capitate direttamente a noi ed altre esperienze che invece sono capitate a voi e che ci avete raccontato durante l'arco di questa riunione. E poi vedremo anche alcuni consigli che possiamo darvi e alcune situazioni comunque da poter evitare. Prima di lasciarvi al video, come sempre, vi chiedo di mettere un like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al nostro canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati con tutte le nostre attività. E adesso a voi il video. Allora, piccola premessa prima di iniziare. Il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi a veri professionisti prima di acquistare un orologio. Questo perché il professionista mette la propria esperienza, la propria reputazione e la propria garanzia nell'acquisto. Nel caso in cui però questo non sia possibile perché l'orologio che avete visto non è venduto da un commerciante che conoscete, seguite questi consigli e ascoltate le esperienze che sono capitate a noi e a voi. E ce ne sono capitate di tutti i colori, credetemi. Come si dice, chi va per mare si bagna e spesso e volentieri ci siamo bagnati anche noi. Ora Virginia vi farà alcuni esempi di cosa succede per chi vuol fare da sé. Ok, allora come prima cosa parliamo delle foto. Questa esperienza è capitata a uno di voi che ci ha raccontato durante la riunione di Clubhouse. Allora, questo ragazzo aveva visto un orologio che gli piaceva su una piattaforma tra privati. Il venditore mette delle belle foto dell'orologio, questo ragazzo ne rimane molto affascinato e decide di procedere all'acquisto. Queste foto naturalmente erano dell'orologio montato e braccialato. Quindi fa il pagamento, questo orologio arriva, sembra tutto perfetto. Quando poi questo ragazzo lo porta dal proprio orologiaio per farlo lubrificare, l'orologiaio lo smonta e si accorge che parte del movimento di questo orologio era fatto da parti non originali. Per cui, cosa imparare da questa situazione? Allora, va bene che comprate anche online tra privati, però ci sono alcune regole che è meglio tenere presenti, del tipo: se acquistate, fatevi inviare le foto dell'orologio non solo montato, ma anche smontato, perché l'interno dell'orologio è importante tanto quanto l'esterno. Non vi basate soltanto sulla referenza del bracciale, sulla ghiera, sul mark del quadrante, ma tenete anche in considerazione se le scritte sono originali e autentiche, se il seriale è buono, se la referenza è scritta bene, se il fondello è originale, se il movimento è originale. Nella fattispecie questo era un Daytona 16520 e aveva il rotore di carica falso, perché essendo una delle parti, diciamo, che si sostituisce principalmente in un 16520 che si rompe, ci sono delle difficoltà a reperire ricambi originali, esiste un mercato di ricambi falsi. Per cui il nostro consiglio è sempre questo, no Stefano? Di farvi inviare le foto dell'orologio montato e smontato. Altra cosa, allora, non fatevi abbagliare, diciamo così, dal fascino del full set. Il full set piace a tutti, questo inevitabilmente, però considerate che il set si può anche ricostruire, ammesso che l'orologio abbia la garanzia, ovvero si compra l'orologio a garanzia, l'orologio è bello e è corretto, a quel punto posso anche poi andarmi a cercare il libretto dell'epoca, il tag dell'epoca, la scatola dell'epoca. Però se l'orologio non è buono, niente di tutto questo. Per cui prima sempre l'orologio, giusto? Dovete concentrarvi sulle matricole, sulle referenze, sul quadrante, sulla ghiera, sui seriali, come ho detto prima, sul movimento. Queste erano le cose da controllare. Andare a vedere il codice della scatola, andare a vedere il codice del libretto viene in un secondo tempo. Prima controllate bene l'orologio, non è che se tornano i libretti, la scatola così è sinonimo di originalità dell'orologio, perché sono tutte cose che si possono fare in un secondo momento. Chi costruisce questo mercato di falsi ne sa quante noi, sicché prima guardare sempre l'orologio. Ok, giustissimo. E altra cosa, no, che possiamo dire,
quando vi fate mandare le foto, un altro comportamento comunque che sarebbe giusto adottare per vostra tutela è quello di confrontare le foto che vi sono state mandate facendo una piccola ricerca su internet per vedere se magari questo orologio ha già avuto una storia commerciale e quindi se è già stato, diciamo, venduto da altri commercianti, si trovano altre foto online, e per vedere se effettivamente queste foto non appartengono ad altri o magari ci sia scritta qualche informazione online derivante da una storia magari poco pulita legata all'orologio. Per cui, allora, altro punto fondamentale è verificare se effettivamente chi vende l'orologio ha l'orologio con sé, che ne sia l'effettivo proprietario. Questo perché ci è capitato tante volte anche a noi che le foto che pubblichiamo sul nostro sito di vendita vintagewatches.it o sui nostri profili social siano state scaricate e riutilizzate per fare dei tentativi di truffa o comunque, diciamo, per provare a vendere degli orologi che in realtà non erano di chi le vendeva, giusto? Per cui, come vi dicevo, è una cosa veramente molto comune, è la truffa più comune. Io vi faccio intendere che ho un orologio, in realtà non è mio, vi faccio mandare i soldi e ciao, come si dice. Per cui un'altra cosa che sarebbe bene fare e che però spesso, diciamo, ci si perita a fare perché abbiamo sempre un po' paura, no, di urtare la sensibilità di chi vende, certo, perché sembriamo sempre un po' prevenuti rispetto alla persona che ci vende. Certo. È quella di verificare appunto se chi ci vende ha l'orologio con sé. Come si può fare? Si può allora o chiedere di farci una videochiamata con l'orologio al polso in modo da dire me lo fai vedere dal vivo perché mi piacerebbe di più, perché voglio vedere delle caratteristiche, delle particolarità, o altrimenti, se vogliamo essere un po' più diretti, mi fai una foto dell'orologio col giornale di oggi, così sono sicura che è in diretta, però questo è già un modo un po' aggressivo di chiedere le cose, o altrimenti, se no, una cosa che facciamo a volte anche noi, perché anche noi siamo rivenditori, siamo commercianti, ma acquistiamo da privati. Cosa facciamo? Ci facciamo mandare, diciamo, una foto dell'orologio con un determinato orario. Esatto, proprio per non ledere la suscettibilità di chi vende, gli chiediamo magari mi fai una foto, mi metti il datario al giorno 24, ho visto una macchietta sul quadrante, mi sposti le lancette e le metti a mezzogiorno e mezzo, cioè scegliete voi dove volete vedere l'orologio, in che modo, e quindi è un indizio che l'orologio perlomeno esiste, ce l'ha in mano. Altro punto, dichiarazione di acquisto o fattura. Allora, la fattura è il documento che più vi tutela in assoluto, perché è intestata a vostro nome, riporta le caratteristiche dell'orologio con brand, seriale, le caratteristiche che lo riguardano e anche il tipo di pagamento che è stato fatto e in che data, per cui già la fattura è un documento che vi salva da qualsiasi accusa, mettiamola così. Se però acquistate da un privato che quindi non può emettere la fattura, fatevi sempre rilasciare il documento di lecita provenienza. Anche noi lo utilizziamo quando acquistiamo da privati. Allora, in questo documento cosa deve essere riportato? Il nome del venditore, e a questo proposito è bene che vi facciate inviare anche una copia del documento, le caratteristiche dell'orologio e meglio anche se ci indicate come è stato pagato. Nel caso in cui lo avete acquistato con bonifico, fa riferimento e già fa fede il bonifico. Se invece l'avete pagato in contanti perché la cifra pattuita rientra nei limiti di legge, è bene scrivere nella dichiarazione che l'acquisto è stato fatto in contanti. Sì, questo vi tutela nell'acquisto dell'orologio. Nel caso che l'orologio fosse stato rubato negli anni addietro, rientra nella casistica di terzo buona fede. L'orologio l'avete perso, questo è tacito. Sì. Però non andate incontro a nessun tipo di accusa o di problematica penale. Purtroppo quando si compra qualsiasi oggetto non registrato di seconda mano, ci può essere questa problematica e si risolve solamente dandosi delle regole. Si acquista così, non si acquista con la stretta di mano, carta canta. E altra cosa che dovete tenere presente o comunque bene sapere è che quando si acquistano orologi usati, quindi di secondo polso, chi vi vende l'orologio è tenuto a garantirvi un anno sul funzionamento.
Noi che siamo commercianti garantiamo anche l'originalità a vita, ma se acquistate da privato comunque è tenuto a garantirvi 1 anno sul funzionamento. Questa cosa magari non tutti la sanno, però è un vostro diritto, per cui... Certo, a meno che nella dichiarazione di vendita ci sia scritto visto e piaciuto e voi la sottoscrivete. Ma è un suicidio, Non fatelo, no? Non vi conviene. Una volta che c'è una regola che vi tutela... Visto e utilizziamola. piaciuto, no, anche no.